Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mega unboxing borse edition, che significa che sono andata nel sito tresfereshop.com per prendermi una valanga di articoli e prodotti proprio perfetti per realizzare borse, quindi ci saranno anche per assurdo degli spoiler, perché poi saranno tutti prodotti che nel corso del 2026 io andrò a utilizzare. Potete aguzzare la vista per capire poi i colori che ho scelto e il tipo di filato. Ovviamente poi ci sono tutti gli accessori che già possiamo intravedere all'inizio proprio di questa inquadratura e io spero che possa esservi di ispirazione, magari di vedere qualche filato un pochino più da vicino, ma veniamo alla ciccia. Io sono super gasata perché sono tanti prodotti e sotto le feste, ragazze mie, tanto tanto regalo di Natale, sono impazzita. Questo dicembre ho ricevuto tantissimi filati. Ora partiamo subito con questa rete. C'è scritto borsa cesto e possiamo vedere già dall'immagine che tipo di rete sarà. Sul sito la trovate come borsa, set borsa cono, quindi non cesto. Ed ecco qua il modello. Abbiamo anche il fondo incluso e quindi possiamo già capire quale sarà l'entità della borsa che andrò a realizzare. E poi ho preso due set da 3, quindi 3 e 3, di rete preforata e preformata, piccola e grande. Queste sono le misure di riferimento per il sito, ovviamente, quindi la più grande e la più piccola. Le vendono in pacchi da 3, quindi io mi faccio una bella scorta per non perdermi via quando magari mi viene l'idea geniale e non ho la rete. Continuiamo con hardware, quindi come si costruisce, quali sono gli accessori che girano intorno alle borse. Ho scelto questo manico che si chiama manico occhio nella variante chiara, molto interessante, è in legno, molto carino, 19x9, la variante è faggio. Ve lo mostro, mi piaceva tantissimo questo taglio per l'appunto ad occhio. Vediamo su quale creazione mi verrà in mente di apporlo. Restando in tema manici, ho scelto anche quest'altra versione. Ovviamente non si tratta del manico occhio, ma del manico luna. Questo misura 14x10 e ho scelto la variante noce, anche questo è in legno, come vedete, scuro, quindi abbiamo due varianti molto diverse tra loro, sebbene realizzate entrambe con il legno. Proseguendo, un paio di fondi che fanno sempre comodo. A me piace fare scorta di fondi perché poi a un certo punto mi parte la vena creativa e mi trovo senza fondi, quindi ogni tanto io negli ordini ci metto all'interno dei fondi. Questi sono super versatili perché sono i più piccoli, 18x8 se non erro, con piedino hardware dorato, sapete che è il mio preferito, variante cuoio, tracolla o meglio manico. Adoro i manici in resina. Questo è un manico che si chiama catena resina square con anello, è lunga 46 cm. La variante che io ho scelto è bianco beige. Hardware naturalmente dorato. Guardate che bello. Non vedo l'ora di utilizzarlo e su questo io ho già un'idea ben precisa di dove andarlo a inserire. Una catena. Amo anche le catene e non potevo esimermi dal prendere questa catena che non è del tutto liscia, non è la classica catena, non so se dal video, dalla camera si intravede, vedete che ogni anello è leggermente zigrinato, è veramente molto brillante e bella, con i moschettoni agganciati già, quindi abbiamo un vantaggio in più. Vediamo un po' cosa c'è scritto: catena metallo 111 con moschettoni, 110 cm oro. E anche qui andremo a vedere dove andrò ad apporla. Immancabili, ragazze, i ponticelli dorati naturalmente, perché figuriamoci se non prendo hardware dorato, e quindi sono gli attacchi piccoli oro, ne ho presi un paio sempre per integrare il magazzino, visto che non mi bastano mai, e poi la mia chiusura del cuore, che è la chiusura girello di 3 sfere che si aggancia con le viti. In omaggio, ve lo anticipo, ho scelto
la tracollina Bordeaux, molto bella. Voi sapete, spero lo sappiate, se non lo sapete ve lo ricordo, quando sul sito tresfereshop.com un valore di 50 euro in prodotti potrete ricevere in omaggio un prodotto a scelta tra la tracollina in vari colori di questo tipo e la rivista di uncinetto, quindi tanti schemi, tante notizie, tante novità proprio sul tema. Io ho scelto in questo caso la tracollina e quindi sono molto molto contenta, anche perché il bordeaux rientra tra i miei colori del cuore. Ed eccoci al momento tanto atteso dei filati, quali avrò scelto intanto. Anche in questo caso parliamo di filati che ancora non ho mai provato, quindi sono curiosissima e non perdo l'occasione di inserire negli ordini qualcosa che non ho mai provato. Quindi Swan Cotton Glitter, in questo caso il cordino è 250 grammi, scusatemi, a gomitolo e ne ho presi 4. Il colore è giallo, in questo caso c'è scritto 0467 0229 tante volte. Voleste prendere lo stesso, sono curiosissima di vedere come si comporterà poi sul pannello e naturalmente come sempre arriverà la recensione dopo che l'avrò utilizzato. Proseguendo, rimanendo sempre in tema di Swan Cotton, ho scelto lo Swan Cotton XXL nella variante panna, in questo caso, che tende molto al bianco. Quindi è caldo ma non tendente al giallino. Importante da sapere quando scegliamo il panna. Allora, qui c'è scritto invece 0467.06.2506 e vi dico sul sito io ho scelto proprio la variante panna, quindi ho flaggato quella. Anche di questo ne ho preso un bel po', quindi vi faccio vedere un gomitolo perché ho esigenze di spazio. E poi andando ancora avanti, fettuccia wow licra, di quanto se ne è parlato, scusate ragazze, quante ne abbiamo viste, quante ne abbiamo dette, quanti progetti sono passati sui social e chi sono io per non creare la mia versione, il mio progetto. Ho scelto la variante senape e quindi abbiamo colore 47 e via con lo Swan Shiny Glitter. Interessante, sono molto curiosa, ho scelto la variante fucsia, infatti me lo conferma la cartina allegata al filato. Molto interessante, sono curiosa di vedere come si comporterà e anche qui devo decidere se realizzare un progetto su rete oppure no. Vediamo un attimo come dove va a parare la mia creatività. Variante fucsia non mi dispiace perché è squillante ma non troppo, è molto nelle mie corde questo fucsia. Ah, finalmente anche io posso toccare con mano questa organza. È uno dei filati che ha destato di più la mia curiosità e non vedevo l'ora di toccarlo, di capire come è fatto. E allora vi dico già che io ho scelto la variante nero oro, colore 166, variante nero oro e vi faccio vedere che è molto delicata. Scegliendo nero oro ci si aspetta magari qualcosa di più scuro e invece non lo è e sono molto molto contenta. È un impatto che mi piace molto. Vediamo cosa mi verrà in mente di realizzare. Uno sguardo anticipato all'estate con la Raffia Round. Chi mi segue da tanto tempo sa che la Raffia Round è stata protagonista di tanti dei miei progetti perché l'ho amata e quindi ho pensato di tornare alle origini con questa Raffia Round, stavolta variante verde militare e scusatemi salvia se non erro. Non c'è scritto, però mi sembra salvia, è molto 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 bella e non vedo l'ora di metterci le mani, ovviamente per questo aspettiamo un attimo perché la raffia è palesemente un filato estivo, ma non temete perché stanno arrivando altri filati, altri video unboxing ragazzi, anche uno dedicato ai filati per abbigliamento, quindi non temete perché non solo borse su Sayubi Crochet, lo sapete bene. Ed ecco qua tutto il bottino. Vi ricordate quando vi ho detto non vi faccio vedere tutto insieme perché non c'entra? Ecco perché. Abbiamo fuori anche l'organza, non mi entra nell'inquadratura tutto
ma avete visto ovviamente quali sono i protagonisti della prossima stagione borse di Sayubi Crochet. Fatemi sapere, tra questi filati, qual è il vostro preferito? Quale avete già provato? Quale siete curiose di provare? E cercate di iniziare a indovinare che cosa vado a realizzare con cosa. Io vi aspetto nei commenti, spero che questo unboxing vi sia piaciuto e colgo l'occasione ragazze per augurarvi un favoloso 2026 in compagnia naturalmente di Sayubi Crochet.